Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete o Luna o Venere in Ariete per i più esperti. Partiamo con il nostro viaggio iniziatico per il mese di marzo. Vediamo quali sono le energie del mese di marzo, come andarci incontro per superare le nostre paure, i nostri attaccamenti e andare incontro sempre di più alla missione della nostra anima con i nostri talenti, le nostre doti, e affinché tutto in noi sia gioia e affinché possiamo realizzare il grande obiettivo della nostra anima. Quindi, allora, partiamo dalle energie, quindi anche con la pratica connessa a questo mese per te, affinché tu possa incanalare la tua realizzazione, i tuoi obiettivi quotidiani, che fanno parte del grande disegno. Andiamo, allora, partiamo. Mettiamo inizialmente questi tre oracoli, partendo con le carte del drago immaginario di Selene, dove ci saranno le pratiche che leggeremo alla fine di tutta la lettura, e con gli oracoli. Allora, partiamo con le carte del drago immaginale. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, qual è il tuo percorso iniziatico per il mese di marzo? Una, due e tre. Allora, facciamo un bel respiro profondo. Quando inaliamo la realtà scompare, quando esaliamo la realtà appare. Allora, andiamo a vedere. Giove, possiamo essere un momento molto fortunato per te nel mese di marzo. Mese fortunato, poi leggiamo la carta. Parlare e dire la verità e la carta in. Guarda, questo è il mese in cui ti vedo molto ricettiva. E la carta in mi parla di energia femminile, no? Della parte tua femminile che si lascia fluire, molto creativa, molto intuitiva o intuitivo. Ti vedo parlare, dire la verità, cioè parlare di questa. Quando noi siamo intuitivi, quando noi siamo ricettivi, noi siamo profondamente connessi con l'anima, non solo la tua, ma con l'anima di tutte le cose, con lo spirito di ogni cosa, con lo spirito che abita ogni cosa. Di conseguenza abbiamo la fortuna dalla nostra parte, Giove, il pianeta dell'espansione, della fortuna. Ti vedo in questo mese molto connessa con la parte intuitiva dell'anima, ripeto, tua, con l'anima delle cose, di ogni cosa che esiste. Questo porta te a dire parole, sapete che il verbo crea, no? In principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne, quindi la parola crea. A pronunciare parole che mi sottoscrivono la verità e a creare tale verità di espansione. Vedo un mese di espansione per te, un mese di espansione. Ora leggiamo questa carta Giove, soltanto la prima parte, e alla fine di tutto il nostro percorso della stesa per te di marzo vedremo la pratica, ok? Per allinearti sempre di più ai tuoi obiettivi. Allora, numero 28, Giove. Cioè, questa carta mi dice che c'è la possibilità di espansione essendo connessa con lo spirito di ogni cosa e non della mente razionale ordinaria, che è il conosciuto, affinché noi possiamo espanderci, affinché noi possiamo andare oltre i confini della mente razionale ordinaria, noi dobbiamo sentire qualcosa di più grande e non lo possiamo fare con la mente, non possiamo uscire dalla mente con la mente, dobbiamo utilizzare un altro strumento. Questo strumento si chiama intuizione, si chiama cuore, è la conoscenza dell'attimo presente, la conoscenza intuitiva. Questo porta all'espansione in questo mese. Allora, 28, Giove. Allora,
Sono gigantesco, sono un'idea dell'uomo, l'idea del potere. Il complesso dei pensieri umani è organizzato in modo da direzionare tutte le idee verso di me. Perciò domino la mente degli umani, la loro civiltà. Eppure io non dovrei esistere, se non in relazione con tutti gli altri pianeti, le altre idee. Mercurio, la leggerezza, Venere, l'Eros, Marte, la resilienza, Saturno, la ciclicità, Urano, la memoria, Nettuno, la creatività, Plutone, l'abbondanza. Preso da solo, sono pura ossessione. Io devo esistere unicamente nell'armonia e nella connessione universale di tutte le forze. Il responso del drago. È il momento di unirti a qualcuno, di creare alleanze. Da solo non ce la puoi fare. Allora, Giove è Zeus anche del mito greco, no? È l'impersonificazione anche del potere, del controllo della mente ordinaria. Cosa ti sta dicendo la carta? Per avere la vera espansione devi seguire l'intuizione. L'intuizione ti porta a sentire che non sei disconnessa o disconnesso dalle altre persone, sei distinto sì, ma non separato. Facciamo parte di un'unica anima tutti quanti. E quindi se noi ci vediamo soltanto, ci vediamo distinti e separati dal tutto, abbiamo paura. Se ci vediamo distinti e separati dal divino e dall'invisibile, cosa che invece questa carta ti porta dalle arti all'invisibile, abbiamo paura e non possiamo avere l'espansione che Giove chiama a fare. Quindi è come se dicesse, no? Giove, io non devo stare da solo, devo unirmi agli altri pianeti, Mercurio, la leggerezza, Venere, l'Eros, Marte, resilienza, Saturno, ciclicità, cioè devo andare incontro alla mia intuizione, a lasciarmi fluire senza pretendere di avere il controllo sugli eventi che accadono, come ci insegniamo sempre nella nostra scuola, ma piuttosto allearci agli eventi. E siccome gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei numi, di conseguenza, essendo gli eventi degli dei, allora tu soltanto alleandoti all'invisibile di cui gli eventi si fanno portavoce, cioè mi affido a te, agli eventi, allora tutto ciò porterà all'espansione. In tutti i tuoi progetti, in tutto ciò che vuoi vivere in questo mese, in tutti gli obiettivi che ti sei prefissa, cioè non guardare la cosa da un punto di vista analitico e razionale, perché ogni cosa che accade ha a che fare con un Dio, un evento. Ogni evento ha a che fare con un Dio, con uno spirito. E quindi affinché le tue parole siano giuste e portino l'espansione, affidati all'invisibile, che è foriero di tutte le cose che si manifestano nella realtà 3D. Ok? Dopo ci leggiamo il rituale della buona riuscita. Nel frattempo andiamo a vedere con i tarocchi in linea generale cosa accade per te in questo mese. Allora, ci mettiamo questi. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete, cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questo Giove, a dire la verità, la carta in? Percorso iniziatico mensile per te. Percorso iniziatico mensile per te, Ariete. Vediamo. 10 di spade, asso di coppe, 2 di spade. È tempo di prendere decisioni in questo mese. Regina di spade. Allora, mi stanno parlando essenzialmente di situazioni emozionali. Situazioni emozionali. Io qua vedo un bellissimo asso di coppe, però sta tra 2 carte di spade. Cosa ti voglio dire con questo? C'è la riuscita per te a livello emozionale e anche l'acquisizione dei poteri psichici inerenti all'elaborazione di un dolore o di una chiusura o di una tappa difficile che hai vissuto. O nel mese di febbraio o nelle settimane passate, va bene? Cioè hai elaborato una grande tappa emozionale. C'è questa spinta da parte della tua anima con l'asso di coppe a darti qualcosa di nuovo. Può essere un nuovo amore, può essere il rinnovo di una relazione,
di qualsiasi relazione, che sia amicizia, che sia di famiglia, che sia l'amore, lo vediamo dopo. Però ti vedo un po' sulla difensiva, al 2 di spade, regina di spade, è come se dovessi prendere una decisione e stai cercando di chiarirti le idee. Allora, le carte prima ci hanno detto assolutamente come chiarirti le idee. Le idee geniali, le idee creative, le idee dell'anima sono quelle giuste. Se ci soffermiamo sulle idee che la nostra mente razionale ci propone, sono le idee sbagliate, perché sono un circolo vizioso le idee della mente. Non sono dei reali, sono dei sociali. Invece le idee della natura sono tutti gli eventi che ti accadono, sono idee della natura. Se tu li giudichi da un punto di vista analitico, vai nel controllo, nel possesso degli eventi, e quindi è come se tu non riuscissi a trovare soluzioni. Allora in questo mese hai grandi poteri psichici, ce lo dicevano anche queste carte, e questi poteri psichici vengono dall'anima fondamentalmente, acclimatati ad essa. Questo ti permetterà di prendere le decisioni giuste conformi ad avere idee chiare nel fare le scelte giuste. In tutti gli ambiti, soprattutto nella sfera emozionale, mi dicono. 5 di bastoni, vedo litigi, incomprensioni. Allora, litigi e incomprensioni possono accadere in questo mese. Vedi il Papa, l'imperatrice, tu vuoi andare incontro ai tuoi obiettivi, l'Ariete. È come se tu avessi preso le decisioni per andare incontro a ciò che ti piace, ciò che ti fa stare bene, ciò che è per te sviluppo. Però o ti devi confrontare con delle circostanze, delle persone, quindi possono esserci delle discussioni. Queste discussioni, mi dicono, sono preparate o l'hai già fatto. Siccome tutto accade adesso, quindi anche le emozioni che ti porti dietro rispetto delle discussioni che vanno incontro alla realizzazione dei tuoi obiettivi, tutto accade adesso, il passato non esiste, il futuro non esiste a livello proprio di tempo lineare. Queste discussioni alle quali puoi andare incontro, sei già andata o già andato incontro, sono degli eventi che hanno a che fare con enti, entità, spiriti, dei. Allora tu devi avere fede in questo evento. Utilizzando la formula del pentacolo, che è ridotta, sono 3 frasi potenti, è: ti amo, ti benedico, ho fede in te. A chi lo devi dire? All'evento delle discussioni. L'evento della discussione con altre persone è un Dio, uno spirito. Ti amo, ti benedico, ho fede in te. Questo ti permette di dire la verità, di parlare la verità attraverso il mantra, la formula psichica che ti ho detto adesso, e fluire alle emozioni. Fluire alle emozioni significa essere in contatto con la tua parte intuitiva. Questo ti permette di prendere le scelte giuste, di fare le scelte giuste. Perché qua ci sono persone che lottano tra loro perché vogliono avere ragione. Ricordati la carta di Giove cosa ti ha detto. Quando noi scegliamo di voler avere il potere sulle situazioni, il controllo, di voler avere ragione, diciamo così, 5 di bastoni, ognuno vuole avere ragione. Vogliamo avere ragione, di conseguenza che succede? Che alimentiamo la mente ordinaria tenendoci nel nostro piccolo io, senza avere possibilità di espansione. Ma Giove ti dice: hai la possibilità di espanderti in questo mese, alleandoti con lo spirito dell'evento. Questo ti permette di andare incontro a questa imperatrice che vedo qui, imperatore e imperatrice, il pieno sviluppo delle tue questioni, quello che vuoi sviluppare, che sia un progetto amoroso, lavorativo, familiare, va bene? Questo mi marcano soprattutto. Vediamo un po' adesso, carta positiva per te in questo mese. Carta positiva per te in questo mese. Carta positiva, 9 di denari. Ti vedo a livello lavorativo stare molto bene. Realizzazione di obiettivi lavorativi o realizzazione del tuo benessere personale. Realizzazione del tuo benessere personale, e ciò si può dedurre anche sul piano economico lavorativo. Vedo entrate, guadagni, ciò che ti fa stare bene. 6 di coppe, ti vedo molto felice, contenta o contento con la tua bambina interiore. Carta negativa, 5 di coppe. Questo avuto un momento di tristezza, però ne esci fuori vittoriosa. O potresti avere in questo mese di marzo un momento di tristezza, però ne esci fuori vittoriosa facendo questo approccio alla vita che i tarocchi ci stanno raccontando. Guarda, di nuovo c'è il 5 di bastoni. Qua hai litigato con qualcuno o puoi litigare con qualcuno in questo mese. Litigare, o comunque c'è un cambio, no? Le emozioni ci servono affinché noi possiamo fare il salto, ok?
Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo, adesso andiamo a vedere l'amore e poi ci leggiamo il rituale della buona riuscita, d'accordo? Ok. Allora, andiamo a vedere l'amore, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno, come andrà l'amore per te in questo mese. Prima di tutto ci mettiamo queste carte qui. Tenendo fede sempre a quello che è uscito, perché ogni cosa che poi viviamo ha a che fare con la nostra missione dell'anima, no? Ogni cosa che viviamo, ogni cosa che vivi quotidianamente. E questo è il promemoria su come affrontare tutto. Ok. Allora, amore per te, Ariete, marzo 2025. Carta guida di queste. Re Artù, abbiamo una persona che è molto seria qua per te. Re Artù mi parla di una persona, è un re che sa cosa vuole, sa cosa fare, passa alla conquista, costruisce. Amore incipiente, qua c'è qualcuno che non vede l'ora di vederti. Vedo costruzione per te in questo mese, vediamo un po'. O vedo stabilità. Vediamo un po' cosa mi raccontano. Adesso qua mettiamo la tua energia e poi l'energia della persona che ti viene incontro. Per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete, amore, come vanno a stare in amore nel mese di marzo 2025? Marzo 2025, amore, Ariete, Re di bastoni, 9 di coppe, 8 di spade. Allora, o stai avendo a che fare con una persona con la quale ci possono essere dei litigi, o potresti avere a che fare con una persona bloccata o che pensa un po' più a se stessa, oppure questa è la tua energia. Ti vedo stare bene con te, con le tue cose, e vedo un po' di frustrazione mentale, un po' di blocco, non saper cosa fare rispetto a qualcuno che arriva nei tuoi confronti. Perché? Perché stai bene con le tue cose, Re di bastoni, 9 di coppe. Che tu sia uomo o donna non importa, questa l'attribuisco a te. Quindi o stiamo avendo a che fare con una persona, o possiamo avere a che fare in questo mese con una persona che non si apre, è un po' più sulla zona comfort o che non si muove, oppure sei tu che stai sulla tua zona comfort, io credo che sia tu, e stai bene con le tue cose, un po' di 8 di spade, è come se ti trovassi un po' in disaccordo con qualcuno, non sai che fare. 5 di bastoni, il Papa, forse avete credenze differenti. Vediamo un po' qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese, Ariete, nei tuoi confronti. Sei di coppe, regina di spade, la sacerdotessa. Qui vedo l'energia di una persona molto introspettiva che vuole riconnettere con te. Può essere una persona che tu conosci bene, una persona del tuo passato, per alcune di voi. Fatto sta che qua c'è una persona che vuole riconnettere con te, qua ci possono essere due persone, due figure femminili o maschili, insomma. È una persona, allora per alcuni di voi è una persona che vuole riconnettere con te del passato, però c'è un'altra persona in mezzo o una persona influente su questa persona, tant'è che questa persona sta cercando di chiarirsi le idee per seguire la sua intuizione piuttosto che la mente nei tuoi confronti. Oppure può essere una persona, per esempio, se è una persona completamente nuova, una persona che sta facendo un po' di difficoltà a lasciarsi andare al nuovo, va bene? Perché si porta addosso un po' di reminiscenze del passato. Potrebbe essere questa energia qui. Però qua c'è l'asso di coppe, qua io vedo l'intenzione da parte di questa persona di aprire un nuovo capitolo della sua vita con te, dandoti la coppa dell'amore. Perché la sacerdotessa? Perché la papessa? L'asso di spade. Sta cercando di chiarirsi le idee questa persona per fare la cosa giusta nei tuoi confronti. Molti di voi la conoscete già questa persona, e non la sentite da un po' forse. E per te è qualcosa di nuovo, quindi ti vedo un po' bloccata o bloccato. Cioè di nuovo nel senso è mo'? Asso di spade, asso di bastoni. C'è proprio la volontà di questa persona di aprirsi a te, di dare un'opportunità,
Vediamo alla fine cosa succede in amore per te. 5 di denari, re di coppe, sì, la regina di denari. Allora io qua vedo chiaramente che c'è una persona per te a cui sei mancata o mancato molto. Questa è una stesa per alcuni di voi specifica, una persona a cui sei mancata o mancato molto. Vedi? Sei di coppe, persone del passato a cui manchi molto, tu stai con le tue cose. Per alcuni di voi, una persona a cui sei mancata molto. Io vedo che all'inizio non ci fai tanto caso perché ti vedo più concentrata sulle tue cose. Però è una persona che si apre emozionalmente a te. Vediamo perché la regina di denari. Per la morte. Tu probabilmente hai fatto un cambio. La stella, hai pensato molto più a te stessa, hai pensato a te stesso, se per esempio una persona che conoscevi da tempo, hai fatto un cambio radicale nella tua vita riprendendoti in mano il controllo delle situazioni. Davanti a questa persona ti trovi un po' in un impasse, diciamo. Vediamo energia positiva per te. 4 di coppe. Alcuni di voi non hanno voglia di dare credito a questa persona. Il carro, avete preso un'altra strada. Questa è una stesa per alcuni di voi specifica, avete preso un'altra strada. Vediamo carta negativa. 4 di denari, sì, per alcuni di voi state, qua arriva, si presenta una persona che conoscevate da tempo o già avete conosciuto, una persona a cui si è mancata molto, che si sentiva sola senza di te. In questo momento si presenta questa persona nel tuo campo energetico, ci sarà un motivo. Anche se tu dici no, non voglio, se si presenta è un campo, c'è un motivo, no? Ecco, le pratiche o quello che ti ho detto ti aiutano ad assestarti e a dare credito all'anima, ad ascoltare lo spirito intorno a te, quindi a guardare al di là dell'evento, a vedere nell'evento un Dio che ti arriva per farti prendere determinate capacità, qualità e talenti. Qua per molti di voi c'è proprio questa persona che conoscete bene, però a cui voi non vi aprite subito. Vediamo un po' che energia hai di coppe nei tuoi confronti. 6 di spade, è una persona che se n'è potuta andare prima e arriva invece da te adesso. La luna, nonostante abbia eluso molte sue paure. Vediamo cosa c'è dopo la regina di denari. 10 di spade. Molti di voi hanno chiuso con questa persona. Vogliono stare da sole. Arriva nel tuo campo energetico questa persona, però molti di voi hanno chiuso, state già con un'altra persona. Vediamo il 4 di coppe al positivo. 10 di coppe. Alcuni di voi stanno già con un'altra persona oppure mettono un vincolo a questa persona, nel senso solo amicizia. Vedi, il sole mi parla di amicizia. La forza. Vediamo 8 di spade. 5 di coppe. Alcuni di voi si sentono un po' in un impasse perché hanno sofferto abbastanza dalla perdita di questa persona, però avete ritrovato la forza in voi. Quindi è come se vi sentite un po' in questo impasse e non sapete cosa fare. Il punto qual è? Il punto, perché qua non lo so, non vedo amori nuovi in questi termini. Vi vedo più lavorare sulle vostre emozioni per dire la verità e quello che sentite veramente, ok? Vediamo cosa mi dicono i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Basta, ho finito di ripetere i cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Sì, qua c'è una persona che si riprende da un lungo stress emozionale, ha finito di ripetere i cicli dolorosi. Cos'altro? Tu sei l'amore. Re di coppe ti esprime che tu sei l'amore. Sono scappato per paura che mi lasciassi. Che ti ho detto una persona che rientra? O relativamente breve scappato, o relativamente in un tempo un po' più antico, diciamo. C'è una persona che rientra che è scappata per paura che la lasciassi tu. Quindi dobbiamo fare i conti con le nostre emozioni perché le altre persone sono sempre degli eventi, no? Degli eventi che arrivano per farci fare un certo tipo di esperienza di viaggio emozionale. E questo è quello che accade per te in amore. Qua abbiamo i segni del cancro, pesci, scorpione, gemelli, acquario, bilancia, pesci, scorpione di nuovo. Questi sono i segni forti.
Ariete come te, Leone e Sagittario, o Luna ascendente in questi segni. Quindi, ragazze mie e ragazzi, adesso vi leggo i rituali della buona riuscita per tutto quello che accadrà per te in questo mese, delle carte del drago immaginali di Selene, Giove, il rituale della buona riuscita. Allora, assumi una postura meditativa che ti permetta di tenere la colonna vertebrale dritta. Accendi una candela e ponila di fronte a te. Prima fase. Fissa la fiamma della candela per 5-10 minuti, respirando potentemente attraverso la bocca, tipo così. Tieni lo sguardo immobile sulla fiamma. Se dopo un certo tempo i tuoi occhi prenderanno a lacrimare un po', non preoccuparti, continua a mantenerli fissi sulla fiamma. Questa pratica, che nello yoga è conosciuta come il nome di Trataka, è utile agli occhi e allo sguardo, potenzia la tua concentrazione e prepara il tuo stato di estasi. Perché per cambiare le cose dobbiamo entrare in uno stato di estasi, così noi insegniamo e apprendiamo nello yoga sciamanico. Seconda fase. Continua a respirare profondamente dalla bocca, chiudi gli occhi. Immagina di continuare a vedere la fiamma della candela anche ad occhi chiusi. Concentra questa luce nell'area del tuo plesso solare, cioè all'ombelico. Carica di energia il tuo terzo chakra, l'ombelico, fino a vedere la luce trasformarsi in un raggio splendente che si avvolge intorno al tuo corpo, creando un grande uovo luminoso che lo circonda e lo interpenetra, estendendosi a circa 1,5 metri oltre i suoi abituali confini. Pensa di attrarre un alleato, una persona, un evento, uno strumento entro la sfera luminosa. Cioè, pensa di attrarre un alleato verso di te. Può essere un evento che ti ha alleato, l'immagine di un tuo avo, di un tuo antenato, o un evento che è forte per te, importante. Avvolgi con il fascio di luce che ti rotea intorno il tuo alleato e sentilo dentro di te. Nel profondo del tuo cuore senti il battito del cuore del tuo alleato. Apri il tuo cuore e lascia che non solo il tuo alleato, ma tutto l'universo ti ami e ti aiuti. Permetti all'universo di sostenerti in ciò che sei deciso a compiere. Non opporre resistenza all'aiuto che costantemente ti viene offerto. Semplicemente smetti di opporre resistenza. Imparare a ricevere è un'arte. Noi non possiamo veramente amare fino a che non sappiamo farci amare. Perciò imparare a ricevere è molto importante. Per ricevere bisogna solo cessare di opporre resistenza all'amore e aprire il cuore. Terza fase. Rivolgendoti al tuo alleato, ripeti la seguente formula psichica. Feconda i miei organi, rendi fertile la mia notte e la mia vita. Custode delle alleanze di potere. Oggi vincente è chi si allea. Come una persona che ha osservato la danza per lungo tempo può facilmente immaginarsi come un danzatore. Così tu puoi divenire la forza dei tuoi alleati, esprimere le loro doti e impersonare i loro talenti. Questa è una pratica bellissima, ragazze mie e ragazzi. Il punto di tutto quello che è uscito nella tua stesa è quello di essere ricettiva o ricettivo all'altro fuori da te, sia nel fatto di quel litigio che abbiamo visto, quelle discussioni nella stesa precedente, sia in questa persona che rientra. Sono tutte immagini, o di quello che abbiamo detto nell'amore, sono tutte immagini affinché tu possa allearti a chi? All'invisibile. Alleandoti all'invisibile avrai intuizioni, doti, capacità e talenti che riverserai lungo il sentiero della creazione dei tuoi grandi obiettivi. Quindi è da suggerirsi di fare questa pratica tutte le volte che volete, no? Io vi consiglio di farla, io quando si trovano queste pratiche le faccio una volta al giorno, quindi magari prendetevi del tempo, anche una volta
2 volte a settimana va bene per il mese di marzo 2025, va bene? Quindi una volta che voi imparate il meccanismo, che poi è molto semplice, cioè bastano veramente 5 minuti a fare questo, trovate l'immagine di un vostro alleato, che sia un vostro avo, antenato, anche avi o antenati che non avete mai conosciuto, però vi si proietta l'immagine di qualcuno che è lì per voi in quel momento, oppure l'immagine di una persona che voi stimate molto. Nello yoga sciamanico noi impariamo come acquisire le doti e le capacità e i talenti di una persona che stimiamo e ammiriamo, e lo fai, questa è una delle pratiche per acquisire quel talento. Non so, è l'immagine di una persona che ammiri molto, che vorresti avere determinate doti e qualità, immagina il tuo, come tuo alleato e impersonificalo, e attraverso la pratica prenderai le sue doti, le sue capacità, i suoi talenti. Quindi è il mese dell'espansione Giove per te. L'unica cosa che precede a questa espansione è non stare da solo, ma allearti con l'invisibile. Alleandoti con l'invisibile ti alleerai, insomma, sarai alleata o alleato con lo spirito di ogni cosa, l'unico e il solo che può darti il più grande potere, il potere del cuore. D'accordo? Meraviglioso, ragazze mie e ragazzi. Detto questo, io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua.